Sicuramente l'altro versante è più accattivante, ma anche questo non è da meno. Rimbomba, sì, fa l'eco. Iscrivetevi al canale! Non ti sentiamo, Cinzia Di Matti. Iscrivetevi al canale! Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 30 dicembre, sempre dallo stesso posto dove abbiamo cenato. Colazione. Stesso tavolo. Colazione da Rafat Latifa. Pane, uova, yogurt, miele, Marmellata. formaggio, marmellata, mandarini, datteri, confettura di datteri e arriva il caffè di Rafat. Ragazzi, ci apprestiamo a lasciare Kebili. Primo punto dove ci fermeremo oggi è il lago salato. La temperatura è fresca, ci sono 5 gradi e pensate che in questo posto non piove da 2 anni, ci diceva Rafat. Sono le 8:30, ci sono 3 gradi, di fianco e alla sinistra della nostra strada c'è il deserto e il deserto in alcuni punti all'ombra c'è una leggera patina di ghiaccio. Ce lo diceva anche Rafat che la mattina non è raro vedere il deserto imbiancato, in effetti all'ombra c'è questa particolarità che poi ovviamente con le prime luci del sole la temperatura si alza, tra un po' si passerà dai 3 ai 10-12 gradi in un attimo, però adesso sinceramente fa freddo. In questo momento ho le manopole delle riscaldate accese perché siamo vestiti leggeri come stiamo di solito tutta la giornata, per evitare di stare a spogliarci e vestirci di continuo, riaprire le borse. Si tratta di stringere i denti qualche ora e fa fresco. Questo qui di fianco a noi, destra e sinistra, non è più deserto ma è il lago salato, ragazzi. Adesso stiamo a 50 km circa da Tozeur, ma il lago me l'aspettavo un po' più chiaro. Non so se arriveremo al bus perché le piste sono un po' bagnate e non mi fido con la moto così pesante ad arrivare fin là. Vedremo però. Vediamo, quando arriviamo proprio lì vicino dove c'è la deviazione decideremo al momento, che in alcune parti è molto bagnato, in altre meno, quindi decideremo al momento cosa fare. Vi confermo, ragazzi, che il lago in alcuni punti è decisamente molto bagnato, sono tracce di jeep che sono entrate e poi dopo 10 metri sono andate giù. Adesso ci fermeremo in uno di questi punti, vedete come c'è l'acqua sopra? Ci sono delle bancarelle, questo è uno dei punti che volevamo visitare, questo qui, per fare delle foto. Vedete com'è bagnato, quello è molto bagnato, a dirvi la verità, però qui ci fermiamo sicuramente. Eccolo lì il sale si vede un po' di sale. Chott El Djerid. Adesso siamo solo noi, quindi ne approfittiamo per farci foto e video a gogo. Ho le mani ghiacciate, ma spero che mi si riscaldino. Guardate Cinzia che sta scarpinando su Montagna di Sale. Sono le 9 del mattino, abbiamo già fatto un centinaio di chilometri con temperature molto basse, come vi dicevo, anche 3 gradi, ma le migliori ore per venire qui sono o al mattino o al tramonto, per quel che riguarda la luce ovviamente, per fare video e foto. E questo è il contesto in cui siamo, decisamente fantastico, oltre ogni aspettativa. Adesso in questo momento qui dove stiamo camminando il fondo è molto duro, però più avanti ci sono delle chiazze dove le macchine si sono affondate abbondantemente. Speriamo, incrociamo le dita, che vicino dove c'è il bus si riesca ad arrivare. Bello. Piaciuto? Piace? Oppure se va con la barca ci facciamo una fotina. Siamo solo noi, sì. La luce che c'è a quest'ora è semplicemente fantastica. È fantastica. E poi siamo soltanto noi, quindi è molto figo così. Guardate qua. Guardate che incanto che è qui. E questa è la strada che corre lungo il lago. Vai. Merita la sveglia alle 6. Le mani ghiacciate, ma merita. Fresco, sì, fa molto fresco. Ripartiamo dal lago salato direzione Tozeur.
lungo la strada che costeggia il lago, che taglia il lago, questo è il lago salato, troverete tante bancarelle che vendono souvenir. Questa è una delle tante. In questo punto si estrae il sale, infatti guardate questo camion sta uscendo proprio adesso con un carico di sale. E guardate l'acqua che c'è lì. Pullman abbandonato è proprio qui, è questo qua, eccolo dov'è. Ma potremmo arrivarci a piedi, ma con la moto no, assolutamente no, è tutto bagnato. Peccato, peccato, peccato. A me sembra una mezza pista battuta secca, però questo è sale e le nostre aspettative si sono improvvisamente riaccese. Stiamo tentando questa pista che ci sembra abbastanza asciutta, però vediamo, speriamo. Questo qui davanti a voi è il pullman. A vedere così la pista sembrerebbe abbastanza battuta, per ora lo è. Siamo veramente a poche centinaia di metri. intorno a noi il lago salato. Stiamo arrivando al pullman abbandonato. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Quello che non ci avrei mai sperato a vedere in alcuni punti, perché è veramente bagnato in alcuni tratti. Invece adesso parcheggiamo e siamo soltanto noi. Ci mettiamo a favore di luce. Guardate quanta gente c'è, è semplicemente fantastico. Siamo nel lago salato, dentro il lago. Arrivare qui dopo aver visto quanta acqua c'era poco giù era decisamente impensabile, e invece adesso ci siamo. Ma non ci limiteremo qui, ci faremo anche un bel giro lungo la pista che c'è qua. Go, salite in sella, si parte. Ragazzi, adesso ci inonderemo di video 360 e non solo. Siamo attaccati, sì? Posti, via. Sì, va bene, ok. Questa è la location, adesso ve la faccio da 360 in tutti i sensi. Sta roba qui è decisamente in attesa proprio, perché vi garantisco che più in basso il lago è abbastanza bagnato. E adesso andremo in giù, facciamo un giro insieme e poi torniamo indietro. Ecco la pista. Beautiful ragazzi, è fantastica sta roba qua. Tra l'altro poi ci vorrebbe un bagnetto poi dopo tutto sto sale alla moto. Questo ragazzi è tutto sale. Cinzia, che dici? Gusta? Very good, ha detto Cinzia, beautiful. Cinzia che solitamente è quella sembra un po' più timorosa, a parte che Cinzia l'ha individuata, l'avevo salvato sul navigatore ma stavo pensando ad altro e mi era sfuggito. Cinzia mi ha detto: ma quello non è il pullman? E adesso torniamo verso la strada. 9:30 ragazzi, abbiamo fatto già un bel po' di cosine, ma mancano ancora 250 km. Le cose da vedere sono decisamente tante. Di contro la temperatura adesso è salita a 12 gradi, si sta decisamente bene, si viaggia da Dio. Proseguiamo puntando Tozeur. Dopo il lago salato vi troverete il villaggio di Boulel. Boulel è un piccolo villaggetto dove, se siete a corto di benzina, potrete comprare la benzina dalle bancarelle che trovate ai bordi strada. Oltre a vendere verdure, souvenir e quant'altro, vendono anche la benzina. Stiamo attraversando il villaggio di Boulel. Siamo arrivati a Tozeur. Un po' di traffico, ma tutto sommato si gira abbastanza bene. Adesso da qui proseguiamo verso le oasi. Si gira di qua. Questo è il centro di Tozeur.
La città di Tozeur sorge in un'immensa oasi, il cui palmeto è considerato uno dei più estesi al mondo. Già nel XII secolo, infatti, l'uomo è intervenuto mettendo a punto un funzionale sistema di irrigazione che ha consentito al palmeto di sopravvivere nei secoli, espandersi e garantire una costante produzione di datteri, i migliori di tutta la Tunisia. Ciao, is possible to pay with a credit card, Visa, only cash? Oro e dinaro. Oro. Ok. Sì, ma con calma facciamo tutto. Incabili datteri presenti su ogni bancarella. Stamattina tra l'altro Arafat ci ha omaggiato dei datteri. Ecco, questi qui sono quelli che vendono la benzina. Voi dite quante ne volete, loro hanno una bottiglia da 1-2 litri, a seconda di quello che volete vi fanno la benzina che volete e pagate cash ad pagare. Qua la Visa non esiste, la Visa neanche al supermercato ce l'accettano, non mi chiedete perché, non lo so. Visa fino a Sfax non abbiamo avuto problemi, dopo Sfax la Visa praticamente la potete buttare, solo cash oppure a carte loro, ma noi ovviamente non l'abbiamo. Usciamo dalla porta di Tozeur dove c'è la polizia e da qui puntiamo le oasi di montagna. Dovrebbero essere, saranno, lo sono sicuramente, un posto della Madonna. Questo che vuole noi o vuole loro? Qua controlli, non si scherza ragazzi, ieri sono fermato dei poliziotti in borghese, avevano le pistole in tasca. Questa è la strada che ci porterà alle oasi di montagna. Per terra è un mix di sabbia e terra. Guardate qua, circondati da palmeti sulla strada che ci condurrà alle oasi di montagna. Ovviamente non c'è un'anima in giro. Siamo lungo la strada che ci porta alle oasi di montagna. Guardate che strada ragazzi, un rettilineo che non finisce più. Adesso qui noi gireremo sulla sinistra e continueremo verso le oasi di montagna. Visto che si è fatta una certa ora, ne approfittiamo per fare uno spuntino con dei dolcetti tipici della Tunisia. Sono ripieni di miele, sono una bomba calorica ed energetica allo stato puro. Adesso ci mangiamo un dolcetto a testa e qualche dattero che ci ha lasciato Arafat e proseguiamo. La giornata fa un po' fatica a scaldarsi stamattina siamo a 13 gradi, ma generalmente ce n'è molti di più. Adesso vi faccio dire anche da Cinzia come sono questi dolcetti. All'inizio la prima volta che l'abbiamo assaggiato abbiamo detto ma è troppo dolce, è troppo... invece poi alla fine Ottimi. sono degli ottimi dolci. Tu non mi ascolti mai. No, sono frutta secca, miele, fritti, poi con una glassa di zucchero, una cosa simile. Non ricordo il nome, però io già l'avevo puntato in Italia perché avevo già studiato un po' le cose da mangiare. Quasi quasi ne mangio un altro. E questi sono i fantastici datteri che ci ha dato Arafat. Ragazzi, sono fantastici e non potete capire che quantità ne hanno qui di datteri. E la frutta è ottima, abbiamo mangiato delle arance, dei mandarini spaziali. Adesso finiamo questo piccolo break e puntiamo le osi. Qui siamo veramente a un tiro di schioppo dal confine con l'Algeria, ma poi vedremo tutto con calma. Guardate un po', scorcio di palme e montagne. E alla nostra sinistra le famose pecorelle che avevamo lasciato in Irlanda. In Irlanda pecorelle, in Tunisia pecorelle. Bancarelle. Siamo arrivati nell'oasi di Cebica. Guardate qua che roba è, un'esplosione di colori pazzeschi. Adesso arriveremo su una cascatina che è qui sulla sinistra, piano piano. Iniziamo la passeggiata che ci porterà. L'italiano può comprare il turbante. Guardate che colore. Dopo lo prendiamo. Il ritorno sarà dall'altra parte. Questa è la camminata che stiamo facendo per arrivare alla cascata. La cascata è una salita abbastanza impegnativa, piena di scalini e scorci meravigliosi però. Guardate che scorcio che c'è qua.
come si esce fuori. Guardate qui che vista che c'è. C'è questo canyon qua sotto con l'oasi. Questa è la vista dall'alto dell'oasi. E adesso bisogna attraversare queste rocce. Abbastanza strette, direi, Cinzia, eh? Stretto e scomodo. Solo quel pezzettino però. Solo questo pezzettino, ma è abbastanza impegnativo. Giusto per farvi rendere conto di quanto è largo, eh. E poi si esce e il panorama torna ad essere fantastico. Arriva un'aria fresca da qui, incredibile. L'oasi di Shebika è veramente merita, assolutamente. Se venite in Tunisia non potete non fare questo punto qui perché è decisamente panoramico. E lungo il tragitto troverete tanti venditori di pietre, bracciali, braccialetti, fossili, tutto e di più. Vedete come parlano l'italiano meglio di voi. La cascata che in realtà dovrebbe essere qui, ma come vedete è abbastanza asciutta. Vedete lì che c'è questo rigagnolo d'acqua che, come vi diceva Cinzia, è stato tutto un sistema di filtraggio per portare l'acqua qui e sgorgare e fare questo effetto, diciamo così, effetto oasi, Cinzia? Hai studiato, Cinzia, hai studiato. E questa è la cascata che viene prodotta da quel sistema di acque, di raccolta di acque che abbiamo visto prima. E qui praticamente si arriva alla fine del giro, o quasi, si torna più o meno dove siamo partiti. Però con qualcosa in più torniamo indietro. Un po' di stress. No, con un quintale di pietre. Perché quanto vogliono venderci queste venderci pietre? Ma quello si vende qui. Più che altro, ragazzi, è un po' di stress che si accumula. Perché ovunque andrete troverete chi vi vuole mollare qualcosa da comprare. E quindi lungo il percorso è disseminato di venditori che ovviamente fanno il loro mestiere di vendere. Però l'oasi è assolutamente meritevole di una visita. Poi è fresco, si sta bene, è tutto molto figo. Lasciamo Shebika, direzione Tamerza. 14 km saremo a Tamerza, guardate qua, tutto ocra, montagne rosse e delle chiazze di verde di tanto in tanto, che sono queste oasi meravigliose, dove tra l'altro c'è un'aria freschissima. La temperatura nel frattempo è salita a 17 gradi e mezzo, è tutto molto good. Siamo sulla RN16, guardate come sale, guardate che serpentina. Max gasato già, guardate che colori. Sempre direzione Tamerza, la seconda oasi che andremo a visitare. Si sale, ragazzi, curvette. Max è gasato, è gasatissimo. Oh, vai piano che c'è una... Red Mountain, ragazzi, montagne rosse, RN16, in 4 curve si sale di 200 metri. E tanta roba sta strada qui, asfalto non con un grip esageratissimo ma perfetto. Guardate sotto il deserto con un'oasi lì in mezzo, è fantastico, guardate, incredibile. 4 curve, siamo saliti di 200 metri, c'è una pendenza veramente strong. E qui c'è il canyon che sicuramente c'è una vista mostruosa, quella che vi sto facendo vedere io, perché c'è un punto panoramico dove ovviamente non mancheranno quelli che vogliono farvi comprare. Ma adesso vediamo a Mides, no? Guardate come si scende, è proprio impicchiata. E guardate qui alla destra, che strada, cioè, ma vi rendete conto che cosa stiamo vivendo in questo momento? C'è una pendenza che è oltre lo strong, è un kamikaze, guardate. Vado piano perché l'asfalto non mi dà molta fiducia, ma una pendenza esagerata. E poi mi piace gustarmi questo rosso, questa parete rossa, proprio ocra più che rosso. Questo tratto di RN16 immerso in questo canyon è una curva sinuosa dietro l'altra, è veramente tanta roba. E le Kenda, questa gomma che abbiamo messo per la primissima volta, mai sentita nominare, vi devo dire la verità, per quella che l'ho pagata è una signora gomma. Ecco qua un'altra, queste le curve così le fanno e non pensate che sia un'eccezione. Ecco altre oasi.
Quando vi dicevo che bisogna stare con gli occhi aperti perché qui si guida in maniera diversa che da noi, non lo dicevo a caso, ragazzi. Qui dovete fare molta attenzione, guardate qua, cioè, e qui vi do 10 euro se mi riuscite a tradurre questa scritta qui. Beautiful, con la capra, credo che sia una capra con un montone, non so cos'è quell'animale raffigurato sopra quelle rocce, però a quanto pare si vede un po' dappertutto. Siamo arrivati a Tamerz, ragazzi, un villaggio abbandonato ormai, diroccato. Diroccato perché? Perché per 3 settimane piove talmente tanto che le case sono fatte di argilla, l'argilla cedette e distrusse praticamente la città. Questa è un'oasi dove ci sono tutte case distrutte di Tamerz. Noi arriviamo da lì e quando si arriva qui è uno spettacolo da qua. Adesso mi dispiace non aver portato il Mavic, perché con il Mavic avreste visto molto meglio, però vi garantisco che è molto bello. Sono tutte case diroccate, sciolte dalla furia dell'acqua, dalla furia degli eventi naturali. E qui sopra, a 8 km, c'è il villaggio di Mides, da quale si scoprirà una vista a mozzafiato. Lasciamo l'oasi di Tamerza e puntiamo l'oasi di Mides. Siamo a 8 km. A Mides, ragazzi, siamo veramente vicini al confine con l'Algeria e c'è un canyon che insomma, non vi anticipo nulla, lo vediamo insieme. Siamo sulla strada che ci porta all'oasi di Mides. Di tanto in tanto si trova qualche cantiere. Aspettiamo che sta arrivando la polizia. Cos'è questo? Bella allegrotta, sì, la polizia. Ok, qui è sabbia, ragazzi, sabbia appena battuta, quindi si va adagio. Qui da una parte davanti a noi abbiamo l'oasi di Mides sulla destra, questa qui davanti. Sulla sinistra, dove andremo adesso, c'è il canyon e qui in alto c'è una stazione della polizia, perché dall'altra parte praticamente è Algeria. Qui siamo ai confini con l'Algeria. Siamo arrivati all'oasi di Mides. L'oasi di Mides, asinello qua. L'oasi di Mides, sì, volevo la ragione semplicemente perché me l'ho toccato là. Ragazzi, Cinzia è abbondantemente stressata perché solo loro ce la fanno, i tunisini fanno stressare a Cinzia. Comunque l'oasi di Mides ha una vista mozzafiato su un canyon e adesso ci arriviamo piano piano. Bisogna attraversare i ruderi del paese, un altro paese diroccato come potrete vedere dalle mie spalle. Praticamente è tutto rotto qua, tutto fatiscente e ci affacciamo. Di qua c'è l'oasi e qui davanti a noi e alla nostra destra c'è un canyon mostruoso che adesso andremo a visitare. La Wikipedia Cinzia Di Mattia, che adesso in questo momento non vuole comparire nel video perché è stata indispettita abbondantemente, perché c'era qualcuno che voleva a tutti i costi accompagnarci in questa visita. Il paese di Mides è in questo stato a causa di un terremoto, mentre Tamerz, eccolo qua, Cinzia, canyon è indicato, mentre sì, due, allora vediamo quest'altro prima. Allora vediamo questo, si entra qui. Mentre Tamerza è in quello stato per via dell'acqua, qui è un paese diroccato per via del terremoto. E questo che state per ammirare è il canyon sotto di noi. Guardate qua sotto così, ragazzi. Immaginate qui col Mavic cosa sarebbe stato. È fantastico. Sentite che pace. Questo dice a me. Adesso andiamo di qui, che ti stressano con i comprare qua. Perché si va di qua, c'è tutta un'area che ho già visto essere attrezzata con gadget, souvenir e quant'altro. Beh, è spaziale sta roba qua. Questi colori qui sono veramente incredibili. Le ore migliori per visitare questi posti sono l'alba e il tramonto. Noi siamo nel mezzo invece in questo momento, che comunque è tantissima roba, è solo questione di colori, è molto più bello. Colori accesissimi. Però a Mides capita in un posto dove, ecco, qui sotto ci sono persone che stanno facendo un'escursione che immagino ci vorrà qualche ora, perché sotto al canyon ci sono delle persone che stanno camminando in questo momento. Adesso cerchiamo di avvicinarci un po'. Più di questo non si può, ragazzi. Lì sotto ci sono delle persone a piedi.
secondo me è più bello da sopra che da sopra, merita più dall'alto è imponente, bello, lo stress vale il viaggio, ne valsa la pena. Cinzia ha detto mi piacerebbe rifare un viaggio simile, ma in determinati posti quello che ti disincentiva dall'andare a volte è proprio questo stress continuo, questo placcaggio, questo cioè, ti marcano okay, stretto, loro capito? Vivono di questo, vivono di turismo, loro vivono di questo però... ed è comprensibilissimo, però vi cioè, garantisco che a volte vi tolgono il fiato proprio. Troppo. Vi fanno passare la voglia di fermarvi in dei posti che voi magari però volete da un visitare. eccesso all'altro, perché magari qualcuno Qui a non ti dice Mides niente, sono stati molto discreti. qualcuno proprio ti tampina, ti opprime proprio da tirare fuori il fucile. Comunque questi foulard che vendono loro sono semplici se vogliamo, ma hanno dei colori incredibili. Mixati così sono un'esplosione di colori, che in mezzo a questo color ocra. Cinzia era tentata dal comprarlo, però ha detto poi lo compro, che ci fa? Soltanto per farmi 2 foto, perché in Italia non utilizzerei mai una roba del genere. Ecco, guardate qua che roba è. Una cartolina è qua. Qui sono stati estremamente discreti, diciamo così. E qui stranamente negli altri posti ci sono delle indicazioni. In altri posti turistici che abbiamo visitato non c'è una parvenza di tabella, ma ci sono loro che vi costringono a portarvi. Qui dove Secondo me i cartelli non ci hanno stressato più. Cartelli no, c'era scritto. Cartelli, adesso vi faccio vedere cosa si intende per cartello. Cartello è scritto semplicemente Canyon. Di là era tutto non si capiva niente dove dovevi andare, quindi per forza dovevano portarsi loro. Sì, perché in alcune circostanze quasi ti sviano da quello che è il tuo obiettivo finale, fin quando tu, preso dall'agitazione, dall'ansia, dalla velocità, cedi alla guida, che vi ripeto, ci sta perché loro vivono di questo. Però noi prima di arrivare qui abbiamo studiato abbondantemente il viaggio e sicuramente l'altro versante è più accattivante, ma anche questo non è da meno. Rimbomba, sì, fa l'eco. Iscrivetevi al canale! Non ti sentiamo, Cinzia Di Matti. Iscrivetevi al canale! E questa è una delle poche case rimaste in piedi dopo il terremoto. All'interno era fatto in questa maniera. C'erano 2 ambienti in realtà. Si presuppone che questa fosse la zona giorno dove si viveva e quelle fossero le camere. Vedete il muro? Cinzia, fagli vedere. Argilla. È argilla allo stato puro. Si sgretola. Salta proprio. Immaginate un terremoto qui. E a Tamerza l'acqua, la pioggia. 3 settimane di pioggia, finita a Tamerza. Caput. Perché l'argilla? Perché l'argilla generalmente è impermeabile, non fa filtrare l'acqua. Però quella pioggia che colpì Tamerza fu 3 settimane di pioggia e le case cedettero. Qui invece è stato merito, tra virgolette, del terremoto. Siamo dall'altra parte di Mides, ragazzi, qui è da vertigini, è veramente incredibile. Si scende da qui a piedi e si ha modo di fare tutto il canyon a piedi. E come vedete di là c'è tutta l'oasi di Mides. Peccato che c'è ombra, voi non riuscite molto a vedere dalla cam, ma vi garantisco che è maestoso questo canyon. Adesso però si è fatta una certa, saliamo in moto e ci troviamo un posticino dove pranzare. La roba da mangiare l'abbiamo già a bordo, abbiamo fatto la spesa ieri perché immaginavamo di essere persi in mezzo al nulla e quindi l'obiettivo è trovare un posticino carino dove poter pranzare. Dopo pranzo inizia un altro programma, niente male. 13:50 ragazzi, abbiamo fame, ripartiamo dall'oasi di Mides e andiamo alla ricerca di un posticino tranquillo dove poter mangiare. Qui vedete datteri a profusione, ovunque stanno i datteri. Avremo un posticino, dopodiché vi porteremo in un altro posto magico, fantastico, molto carico di fascino sicuramente. Abbiamo trovato una sistemazione on the road con vista oasi. Siamo lungo la strada che da qui ci porta a Redio. Qui davanti a noi un'oasi, veniamo da lì, da Mides, questa è la strada principale. Adesso ci attrezziamo qui dentro. Questo è un locale dove c'è scritto per Max in viaggio, insomma ci si può sedere tranquillamente e ci attrezzeremo qui. Cinzia sta aprendo le borse, olive, formaggio, pane, tonno, dolce, datteri,
arance, acqua, abbiamo tutto e di più. Che ci porti nelle borse? Perché porti le borse? Per questi motivi qui. Guardate come ci siamo attrezzati, un tavolino. Ah, eccolo qua, Sasà. Sasà. Tutto a posto. Sono Sasà e la comitiva sua. Sì, ragazzi, li abbiamo incontrati in nave. Erano con noi sulla nave e sono accompagnati da Sasà Planet. L'abbiamo incontrati sia sulla nave, l'abbiamo incontrati stamattina all'Hot di Shebica e adesso siamo a 2 passi dalla di Mides e noi stiamo pranzando. Guardate Cinzia come gli ho attrezzato un tavolino. Le 2 alluminio fanno da tavolino. Lì dentro ho preferito di no perché era... Non ho tempo per i video. Cinzia mangia sono le 2, ho fame, siamo svegli alle 6. Vai, mangia che poi mangio pure io. I 2 tavolini, qui dentro era poco, effettivamente era comodo ma poco igienico oggettivamente. Comunque, adesso pranzo anch'io. Mi lavo le mani con la mucchina e pranzo anch'io. A dopo. Siamo ripartiti dal pranzo, direzione Redajev. Pochi centinaia di metri fa c'era un bivio che ci avrebbe portato al confine con l'Algeria. Qui siamo veramente a pochissimi chilometri dall'Algeria. L'obiettivo è arrivare a Redajev, farne diversi chilometri fino ad arrivare all'icona di quella che è la pista Rommel, che è un monumento, una statua, un simbolo. C'è una mitragliatrice, ma adesso la vedremo insieme. Siamo a 450 metri d'altezza e ci sono 18 gradi. Redajev è davanti a noi di 15 km. Siamo arrivati a Redajev. Dopo il pranzo un caffè, finiamo ed andiamo. È tutto molto figo qua. Adesso dovremo arrivare in un punto dove, che vi dicevo prima, dove c'è un monumento ed è tutto molto figo qua. Guardate qua. Ragazzi, è pazzesca questa strada qua. Veramente fantastica, poi con una luce così è veramente incredibile. Soltanto noi ci siamo, la cosa strana è proprio quella. Pure Cinzia dice ma nessuno c'è sulla strada qua, non lo so. Ecco qua, infatti neanche quello sapeva. Tra 1 chilometro dovrebbe esserci la mitragliatrice che vi dicevo, ragazzi. Se le coordinate sono corrette, 900 metri. Poi se vogliamo allungare la possiamo allungare un po', perché tanto tempo ne dovremo averne. Però che sole c'è. C'hanno tutti sti motorini, ragazzi, senza le plastiche, soltanto il telaio. Eccolo qua, l'abbiamo trovato, eccolo qua, ci siamo. Solo noi. Siamo solo noi, fantastico. Eccolo qua, finalmente. Abbiamo sognato anche questo, ragazzi, di arrivare qui e ci siamo riusciti. Speravamo di arrivare anche in questo punto e ci siamo riusciti. Ragazzi, questa Tunisia tutti i giorni ci ha fatto emozionare sinceramente. E oggi è una giornata veramente spaziale. Iniziata con il lago salato, inatteso il pullman e adesso arrivare qui in questo punto è tanta emozione, ve lo garantisco. Allora, in teoria da qui saremmo dovuti tornare indietro, ma con una giornata così, e guardate qua davanti che spettacolare. Adesso non fate caso a 360 che sta riprendendo, perché in un posto così non si può riprendere se non a 360, con questo canyon qui di fianco a noi. Qui davanti abbiamo il deserto, che spettacolo è. Guardate qui davanti, sembra di tuffarsi in mezzo al mare, invece c'è il deserto qui sotto, guardate qua. È una magia tutto questo, è incantevole. È pornografia, guardate qua, mamma mia, che spettacolo è. Adesso devo camminare un po' distante dalle macchine perché c'è questa 360 qui di fianco, ma mamma mia. Cinzia, che cos'è qua? Madonna mia, qua questa qui praticamente riesce alla strada che abbiamo fatto questa mattina. Ecco perché l'abbiamo evitata stamattina, perché praticamente poi
abbiamo fatto Mides, abbiamo fatto altre oasi che avremmo tagliato se avessimo preso questa dall'inizio. Beautiful. Poi vi ribadisco, le ore migliori per fare le foto in questo periodo sono l'alba e il tramonto, e noi siamo alla seconda in questo momento. Cos'è qua? Ma ragazzi, non potete capire, è veramente adrenalina pura questa qua. Questa è emozione allo stato puro, è fantastico. Sarebbe anche modo di tagliare qui e fare un po' di sterrato, ma noi ci manteniamo qua perché guardate, non lo so, Cinzia dice non è che quella pista Rom, non lo so, a parte che anche da qui arriviamo a Gafsa, quindi potremmo anche evitare di tornare indietro, ma guardate qua, sotto quel verde che vedete sono tutte oasi, sono le montagne che questa mattina vedevamo mentre venivamo qui, è incantevole. È veramente incantevole tutto questo. Sì, fai, guarda qua. Mamma mia! Ragazzi, è indescrivibile. Non ci sarà video 360, 720, 1080, 45k, 10k. Non ci sarà video che tenga. Qua è pornografia allo stato puro. Adesso anche Cinzia dà pieno fondo ai video qua. Colori, è una strada fantastica, spettacolo, uno spettacolo della natura. Ma non era nel menu, anzi era nel modo di tornare indietro, ma io credo che noi la faremo tutta e una volta arrivati sotto arriveremo a Gafsa ugualmente, perché questa roba qui, anzi da questo versante qui secondo me è più bella perché si vede la strada, mentre a salire non si vedrebbe, a scendere ti si apre tutto la vallata, il deserto davanti a voi ed è semplicemente fantastico, una pendenza non indifferente e davanti a noi oasi e qui la 360 che va a tutto, perché come si fa a non immortalare questo? Quando venivamo questa mattina ci rendevamo conto della bellezza di queste montagne, ma non immaginavo sinceramente una strada così. Guardate qua, madonna mia, cioè questa è veramente una perla oggi. Iniziare la giornata con il lago salato e vedere arrivare al bus dove non credevamo di arrivare per via dell'acqua. Mancano 3 km penso alla fine, ma ce li facciamo tutti quanti con la 360 sicuramente. Questo qui che mi vedrà passare con sta mazzetta dice questo è pazzo furioso. La 360 che praticamente fa il pelo all'asfalto quando faccio la curva a destra. Che canyon che è questo, ha una pendenza non indifferente ragazzi. Mi ci metto una terza che sennò i freni li faccio diventare roventi qua. Non si può non riprendere tutto questo, non si può. La giornata di oggi è iniziata alle 6 del mattino, come un po' quasi tutte le altre giornate, diciamo, di questo viaggio. Oggi avevamo un bel po' di chilometri, un bel po' di cose da vedere, non che gli altri giorni ne avessimo di meno, ma oggi ne avevamo veramente tante, quindi per questo motivo sveglia alle 6, sono alle 4, in realtà dovevamo farne solo un pezzettino, ma abbiamo deciso di farla tutta, non si può non farla. Ragazzi, una pendenza veramente strong, ma un panorama mozzafiato, e se devo dirla tutta vi consiglio, se mai doveste venire da queste parti, di farla dallo stesso verso che l'abbiamo fatta noi, che se non altro davanti a voi avete la strada e ve la gustate tutto, dall'alto è qualcosa di incantevole. Stamattina noi passavamo in mezzo a queste oasi qui, direzione Shebica, l'oasi di Shebica, e le montagne che vedevamo davanti a noi erano quelle che abbiamo disceso adesso. Adesso da qui puntiamo verso Gafsa, 72 km la nostra struttura, tanta roba questa deviazione qui, moltissima, poi con questa luce che ve lo dico a fare. E niente, ci siamo ritrovati ancora in mezzo ai palmeti, qua palmeti a profusione,
come se non ci fosse un domani. La strada, il fondo è meno bello, ma fa nulla, dopo quello che abbiamo vissuto poco fa potrebbero esserci anche le voragini, andrebbe bene uguale. Si va un po' più adagio per riportare i cerchi sani a casa, ma per il resto. Sono le 16:30, direzione Gafsa, sulla nostra sinistra le montagne rosse e sulla nostra destra il deserto. Due colori totalmente diversi. Ieri, ma soprattutto anche oggi, erano le tappe più lunghe e difficili da portare a termine, difficili non per il tracciato, ma per la quantità di cose da visitare, da vedere. E avevamo un po' l'ansia di fare tardi, ma perché, come abbiamo detto più volte, qui il problema in questo momento sono le ore di luce, sono le 16:32 e c'è un tramonto fantastico alle nostre spalle. Fortuna vuole che il sole è alle nostre spalle e quindi riusciamo a prendere questi colori fantastici, il rosso e il giallo. L'azzurro del cielo, davanti a noi c'è Gafsa e invece, se tutto va bene, siamo a 60 km esatti dalla nostra struttura, dovremmo arrivare per le 17:28, quindi il sole sta per calare o sarà calato del tutto. E guardate i bordi della strada, sabbia, stiamo passando in mezzo al deserto, ovviamente su strada asfaltata, ma è veramente tanta emozione questo, perché domani sarà un'altra tappa bella, sì, sicuramente, ma non con tanti chilometri e non con tante emozioni come oggi, perché oggi è veramente un'esplosione da questa mattina ad adesso che abbiamo fatto sta discesa, che è incredibile, è veramente qualcosa di inenarrabile. Vado piano, non corro molto, perché di tanto in tanto su questa strada, oltre ad esserci un asfalto con una grana estremamente grande, di tanto in tanto si trovano delle vere e proprie buche importanti, e finirci dentro vorrebbe dire rischiare di rovinare qualcosa della moto, e che la moto in questi casi ti riporta a casa sano e salvo, quindi ce la facciamo con calma. La nostra ombra al tramonto, direzione Gafsa. Oggi è stata una giornata spettacolare, ancora finisce. Manca un'oretta all'arrivo in struttura. Ha tutto videino oggi. Macchinette ovunque, macchinetta al casco, 360 la moto, macchinetta in mano, tutto videino, tutta macchinetta. Il deserto è tanta roba, io dico sempre che il mare è vita, ma anche il deserto. Cosa ci fai con il freddo, il ghiaccio, la nebbia? No, non fa per noi, non piace. Stiamo entrando nella città di Metlu e, come vedete, polizia ovunque. Ad ogni ingresso di città, quelle un po' più grandi, troverete posti di blocco di polizia. Per ora non ci hanno mai fermato, e questa è la città più grande che abbiamo incontrato una volta che siamo scesi alle Montagne Rosse, perché abbiamo attraversato tanti villaggi con soltanto case fatte proprio di mattoni e non c'era un negozio, non c'era assolutamente nulla. Ecco il motivo per cui noi preferiamo sempre portarci appresso il cibo, in maniera che ovunque vogliamo ci fermiamo e mangiamo. Il pranzo on the road non è una questione di tirchieria, ma una questione di praticità, di semplicità, di libertà, perché noi abbiamo fame, mangiamo, non abbiamo fame, non mangiamo, mangiamo dove vogliamo, quando vogliamo, quindi il pranzo è quasi sempre on the road, anche perché abbiamo attraversato paesini sperduti nel nulla, dove a malapena trovavamo un bar che al di là del caffè o pochissime cose non aveva da mangiare, quindi cerchiamo di andare a cena al ristorante, quindi fare una cena completa, belli tranquilli, rilassati al ristorante, piuttosto che un pranzo on the road. Per prima cosa, perché abbiamo poco tempo a disposizione, cerchiamo di sfruttare al massimo la luce del giorno tutto il tempo, quindi sveglia presto. E molti ci dicono: ma perché sveglia presto, siete in ferie, non potete dormire di più? No, non dormiamo, non ci piace dormire, è una perdita di tempo, nel senso che dormiamo, ci riposiamo, però cerchiamo di sfruttare al massimo la luce del giorno, quindi sveglia presto, rientrare, arrivare in struttura al tramonto, anche perché qui di notte uno non c'è niente da vedere, non vedi nulla, e quindi dormire, partire la mattina presto a mezzogiorno perché dormi è una perdita di tempo, quindi per quello
una volta che tramonta il sole qua si ferma, loro cenano alle 7, magari rischiamo di non cenare perché arriviamo troppo tardi, quindi per quello decidiamo di portare sempre qualcosa da mangiare a bordo. Poi magari se troviamo un ristorante e vogliamo fermarci ci fermiamo, ma siamo passati dei giorni dove non c'era nulla, veramente tra il nulla e l'addio. Siamo arrivati a Gafsa, a 2,5 km dalla struttura, sono le 17:20 in perfetto orario sulla tabella di marcia e ci sono 17 gradi. Siamo appena arrivati nella struttura dove abbiamo prenotato questa sera. Abbiamo avuto un po' di problemi nel trovarlo perché le coordinate su Airbnb non erano esattamente corrette. Abbiamo suonato e non ci ha aperto all'inizio e poi per fortuna ci ha aperto. Ironia della sorte, sono altri 3 italiani di cui un ragazzo ci seguiamo su Facebook, ce l'ho tra gli amici di Facebook e praticamente lo conoscerò questa sera perché non lo conoscevo prima. Quindi questa è la struttura. Tra l'altro la struttura è la più cara che abbiamo pagato in questo viaggio in Tunisia. Qui costa la bellezza di 70 euro a notte. La stanza dovrebbe essere molto bella e all'albergo di Sfax, che tra le cose più belle che abbiamo, tra le camere più belle, abbiamo pagato meno di 50 euro. Qui siamo sui 70 più o meno. Adesso non ho capito che problema c'ha con la prenotazione, mi ha detto che avevo prenotato con Airbnb. Quello al telefono mi ha detto di sì, lui sta facendo un po' di storia, vediamo un po'. Ragazzi, la camera è questa. Non è brutta sicuramente, ma per 70 euro... Non vale assolutamente 70 euro. Abbiamo veramente pagato uno sproposito qua. Ed era quella più... cioè l'unica cosa che abbiamo trovato. Sì, l'unica cosa che abbiamo trovata qui. Bella sì, ma non vale 70 euro. Rispetto all'albergo business di Sfax che abbiamo pagato 45, anche ad Hammamet, con tanto di terra, no, assolutamente troppo. Infatti avevo detto spendiamo una barca di soldi, 70 euro per una roba del genere in Tunisia è eccessivo. Andiamo a scaricare la moto. Siamo a Gafsa, c'è una temperatura di 7 gradi, stasera pollo e patate. Buon appetito. Ragazzi, dopo una giornata top come quella di oggi, qualcosa di storto doveva pure andare. Adesso vi racconto un po'. Abbiamo cenato, abbiamo fatto un giro per Gafsa, ma sinceramente per Gafsa non ci ha entusiasmato nulla. Sarà che dopo una certa ora fondamentalmente le attività chiudono tutte, quindi sono aperti soltanto i ristoranti e bar. Una cosa, la struttura dove siamo questa sera, per assurdo, è la struttura in cui abbiamo speso di più, ben 70 euro. Considerate che ieri sera abbiamo speso 22 euro. Da 70 euro ci aspettavamo una struttura non top, di più una vera ciofeca. Pagare anche 40 euro sarebbe stato un furto. Il ben servito è arrivato subito all'inizio. Suoniamo e non ci apre nessuno. Suoniamo per ben 3 volte, non ci apre nessuno. Ce ne stavamo andando. Le coordinate GPS su Airbnb sono errate. Entriamo, facciamo il check-in. Già lì quella mi dice Marco, no Massimiliano. Poi c'è la posizione per Marco, no Massimiliano. Insomma, ha chiamato il titolare, Massimiliano sì, Airbnb, ok, benvenuti. Entriamo in camera, mi faccio la doccia, è andata via l'acqua. 2 secondi dopo è andata via la luce, questo per ben 3 volte. Un incubo. Non è vero che se spendi di più stai meglio, non sempre è così. Vi ripeto, ieri sera 22 euro, la sera prima 35, dove abbiamo speso di più, siamo stati sotto i 50 euro al business di Sfax, che è stato stupendo. La sera prima da Hammamet una soluzione top, anche lì sui 40-45 euro se non mi ricordo male. Questa sera 70 euro, peggior struttura che potevamo prendere. La stanza fa molta scena, molto accattivante, ma se fai delle belle foto nella realtà non merita 70 euro. Perché vi dico questo? Perché a fronte della bellissima giornata trascorsa oggi qualcosa di storto doveva andare, e questo qualcosa di storto è stata proprio la struttura di stasera. Comunque poco male, perché la giornata è stata semplicemente fantastica. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.